Credo che questo ultimo update 1.31 stia facendo perdere la giusta strada sia a giocatori che a creator. Vedo continue condivisioni di paventate auto glitch, ma di glitch non c'è assolutamente nulla, ovvero auto con tantissimi cavalli e gomme di pietra installate, gomme comfort dure, che si guidano solo esclusivamente facendo il wall riding, ovvero la guida contro i muri. Ragazzi, questo è Gran Turismo, non è Need for Speed. Per quanto sia opinabile il The Real Driving Simulator, io preferisco vivere un'esperienza simulativa il più possibile. Quindi vi ringrazio che mi scrivete per segnalarmi questi glitch, ma quando ci sarà un glitch vero e degno di essere chiamato tale con auto divertenti da guidare, sarete i primi a saperlo. Per il momento godiamoci la realtà e la simulazione il più possibile. Oggi vi porto una piccola bomba che credevo di non riuscire a rendere performante. Col nuovo consumo gomme sappiamo che le intermedie non si possono più usare, ma utilizzando gomme sport morbide e stravolgendo completamente il settaggio anche su quest'auto è venuta fuori un piccolo missile. Ma andiamo a vedere di quale auto sto parlando. Ed ecco a voi la mia quinta auto specifica per update 1.31, un setup da 600 punti prestazione sempre per Tokyo. La piccola Honda Beat, ma qui è molto pepata, è swappata col motore della Civic Type R del 2020. Un piccolo missile. Per tenerla a bada con le vecchie patch dovevamo per forza usare i controlli. Invece qui, nonostante abbia dovuto fare un downgrade con le gomme, quindi andare ad installare delle gomme sport invece delle intermedie gomme da corsa che usavamo prima, la guidabilità dopo una piccola rivoluzione, soprattutto dell'assetto, è nettamente migliore e fruibile senza nessun tipo di controlli, fatto salvo come al solito l'ABS. Spero vivamente che abbiate questo motore per lo swap. Vediamo adesso nel setup qual è nello specifico, ma andiamo a vedere che cosa andare ad installare in GT Auto. Vediamo il setup, vediamo la gara. Alla fine della gara vi do delle piccole indicazioni per poterla guidare meglio. Appena entrate in GT Auto, la prima cosa da fare è allargare la carrozzeria. Vedete, da me non è evidenziata, voi troverete un importo da pagare per allargarla. Passate poi sulla personalizzazione dell'auto, iniziate dai cerchi in lega. Le dimensioni, le massime, 15 all'anteriore, 16 al posteriore, la larghezza del cerchione larga, l'eccentricità larga. L'avantreno tipo B, i fianchi tipo B, alettone personalizzato alto. Se volete scaricare questa mia livrea replica della RC213B, la MotoGP del 2022, installate piastre terminali numero 07. Ovviamente la livrea è già condivisa in vetrina. Installate infine una gabbia di sicurezza tipo C. Scrivetemi a questa mail se volete adesivi o livree personalizzate. Tutti i miei lavori li trovate col tag DR46. Il motore per lo swap è il K20C1, come dicevamo quello della Civic Type R del 2020. Per quanto riguarda le gomme potremmo parlarne per ore, perché vedete che i punti di prestazione sono basse, ergo potremmo installare gomme da corsa morbide, rimaniamo ampiamente entro i 600 punti di prestazione, ma non è possibile perché con il nuovo sistema di calcolo usura gomme le gomme da corsa intermedie durano sì e no 2 giri, quindi è un continuo fermarsi ai box, non è divertente e come tempo totale di gara andiamo a finire ad un valore altissimo, non ha senso. Quindi ho rivoluzionato le sospensioni per equipaggiare gomme sport ed è venuto fuori un gran bel lavoro, perché come primo giro riesco a girare sempre intorno ai 2 minuti e 16 secondi, ovvero un secondo e mezzo di quello che facevo con le intermedie, tempo di tutto rispetto, con la differenza che con le sport morbide riusciamo a fare ben 6 giri, anche se fate attenzione al sesto giro di rientro se come me non utilizzate i controlli con l'acceleratore piano.
perché sono molto usurate, l'auto è una AMR, quindi motore centrale e trazione posteriore, le gomme posteriori le mangia e bene. Quindi sesto giro, rientriamo ai box, sostituiamo le gomme, ma mettiamo le sport medie, le morbide non riescono a durare 6 giri con asfalto asciutto. Cambia poco e niente, ci balla diciamo un secondo e mezzo a giro, ma non dovete fermarvi. Non so con gli aiuti, non li ho mai usati, quindi se voi utilizzate gli aiuti alla guida, soprattutto in questo caso il traction control, fateci sapere nei commenti se riuscite a fare la seconda parte di gara con le gomme sport morbide. Mappa carburante sempre a 1, rifornite il carburante necessario nell'unico pit che fate. Installate sospensioni personalizzabili, inserite questi valori. Installate un differenziale personalizzabile, inserite questi valori. La deportanza al massimo all'anteriore 100, al massimo al posteriore 200. Installate una eco personalizzabile, guardate un attimo curva di coppia e di potenza, vedete come scendono agli altissimi regimi, quindi non tirate troppo le marce, non serve, perdete velocità e consumate più carburante. Installate una zavorra, la impostate su 89 kg e la posizionate a meno 50, quindi tutta all'anteriore. Non serve il limitatore di potenza. Installate un cambio personalizzabile da corsa. Qui ci è voluto molto lavoro perché a solo 5 marce la velocità di punta regolatela su 370 km/h. Passate subito il finale al minimo 3.500 e stavolta a partire dalla quinta abbassate la velocità. Al primo step non vi arriverà a 380, quindi abbassate tutta la quinta, passate alla quarta, abbassate la quarta e tornate sulla quinta per portarla a 380 km/h. Diciamo che tutto sommato è venuto un bel cambio progressivo e graduale. Purtroppo ho dovuto limitare la velocità massima, altrimenti i rapporti sarebbero stati troppo lunghi e il passaggio di marcia creava un rallentamento e comunque l'auto non era fluida, quindi questo a mio giudizio è la miglior configurazione per questo tipo di cambio. Installate un turbo compressore a regimi elevati, un sistema anti-lag, impostatelo su forte, installate un intercooler da corsa, filtro dell'aria da corsa, marmitta da corsa, collettore di scarico da corsa, sistema frenante in carbonio, pastiglie dei freni da corsa. Installate un controller freni e questo ragazzi dovreste gestirlo in gara. Mi spiego meglio. Quando è bagnato e quando le gomme sono in ottimo stato l'auto tende a un leggero sottosterzo che ho dovuto lasciare per quando poi si consumano, quindi i primi giri lo tengo su 1. Quando vedo che le gomme si stanno consumando, quindi diciamo gli ultimi 2 giri, lo riporto a 0, altrimenti l'aiutiamo a partire al posteriore. Regolatevi poi voi in base al vostro stile di guida. Installate frizione e volano da corsa. Per le rabolazioni motore va installato praticamente tutto: aumento dell'adesaggio, aumento corsa, messa a punto bilanciamento motore, lavorazione dei condotti, albero a camme ad alto sollevamento, albero a gomiti da corsa. Anche per la carrozzeria, sebbene già è leggera, installate anche riduzione del peso fase 1, fase 2 e fase 3. Aumentate infine la rigidezza della carrozzeria. Vi ripeto per gli aiuti solo ABS attivo e cercate ragazzi di imparare a guidare senza aiuti elettronici, sarete più veloci e riuscirete a gestire meglio l'auto.
della serie poca spesa tanta resa. Questo piccolo mostro, ovviamente in versione non swappata, lo trovate in vendita a rotazione nel concessionario delle auto usate per pochi spiccioli. Una volta installato questo motore l'auto volerà e grazie a questo setup vi divertirete. Gli ultimi consigli per guidarla bene: soprattutto non esagerate con l'acceleratore. Guardate nel tratto misto, o se non l'avete visto adesso in gara, come è difficile che io apra il gas completamente, soprattutto l'uscita dell'ultimo tornante che riporta sul rettilineo. A causa dei rapporti lunghi di quest'auto non potete mettere la marcia superiore perché non avete coppia in basso, quindi modulate l'acceleratore e passate man mano prima, seconda, quando siete quasi sul dritto rimettete la terza. Piccoli accorgimenti perché fondamentalmente quest'auto è venuta fuori veramente divertente e non me l'aspettavo, perché quando ho visto che non riuscivo ad aggiustarla con gomme da corsa per via, come dicevamo, delle intermedie, stavo quasi per riporla in garage. Per fortuna non è stato così, quindi buon divertimento. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché se avessi tempo avrei una valanga di auto da portarvi grazie a questa 1.31, perché ormai sono quasi tutte meravigliose da guidare. Ciao ragazzi, al prossimo video.